penso che una persona illuminata è una persona che non giudica più. Il giudicare è un processo di divisione e di paragone ed è un automatismo antico, antichissimo, che ci ha fatto sopravvivere nelle epoche, perché il giudizio ti porta alla comprensione di ciò che è male e ciò che è bene, quindi è servito per la sopravvivenza nelle ere da noi scimmia fino ad oggi, cioè serve giudicare, capire, è una discriminazione, una discriminante, però è diventata poi un qualcosa che ha perso come la sua forma sana, che è una critica sana, un'osservazione. Non è un giudizio, ma è un'osservazione dello stato delle cose, per cui poi ti muovi senza attaccamento su questo sarebbe l'ottava superiore. Nel momento che tu ti trovi invece a giudicare e quindi a dividere, a separare, continui a offenderti e continui a farti piccolo, perché nel momento che tu giudichi vuol dire che c'è qualcosa che a te, di te, non piace. C'è un paradosso, no? Quindi quando noi giudichiamo, quando noi diciamo ah ma quello lì è così, ecco, tutta quella parte di quello lì è uno stronzo, avrà fatto i soldi, questa roba qui vuol dire che io sono un povero, che non sono capace. Invece diverso è, ah quello lì però, in gamma, vediamo come ha fatto. Certo, queste cose non le concordo, però c'è una sana competizione, uno sano stimolarsi verso l'esterno. L'esterno è interessante, ogni cosa ti insegna, non è che c'è qualcosa di meglio o di peggio. Ognuno fa quello che vuole, quello che fa nella sua coscienza, pagando neanche i prezzi, però tu osserva e utilizza questi poteri. Questo è, diciamo, la discriminazione sana, la comprensione della condizione della diversità. Diverso invece dire no, quello lì, ma guarda come si è vestito quello lì, ma guarda quello lì, ma perché quello? Ecco, tutta questa roba qua, tutta questa mente che continua a preoccuparsi, a discriminare, a porre, è tutta preoccupata di se stessa, perché se stessa non può porsi in quel modo, non può porsi in quell'altro, non può essere quella cosa, non può essere così, non vorrebbe, ma vorrebbe. Quindi l'illuminazione è smettere di giudicare. Perché questo? Perché pensate se uno smesse di giudicare, cosa succede? A un certo punto sta nel qui e ora. Smetti di giudicare e vedi quello che c'è, per quello che è. Non c'è più qualcosa da dividere, non c'è più qualcosa da separarsi, non c'è più qualcosa, non c'è un nemico. Tanta roba, smetti di giudicare, tantissima roba, a tutti i livelli proprio. Dovrebbe essere una terapia formativa di gruppo dalle bambini piccoli, invece di insegnarci i voti. È un giudizio, che è competizione, che è sentirsi di merda se, quando ognuno ha le sue qualità, le sue capacità. Di voi non tutti sanno disegnare bene. Ovvio, c'è chi è più bravo nella parte umanistica, chi è più bravo nella parte tecnica, chi va nella parte ingegneristica, ma è normale. No, non è normale, perché nello standard devi avere tutti 9 in ogni materia fra un po'. Cioè, ma che cazzo da devi? Ma cos'è sta roba? Questo è un massacro della mente che esce sclerotica e si continua sempre a sentire meno amata rispetto a. Invece la verità è che le cose sono per quelle che sono e la realtà è perfetta per quella che è nelle sue diversità e che non c'è niente di sbagliato nelle diversità e che non c'è questione di meglio, di peggio, di grande, di piccolo. Per dire quante cose ci diciamo e non capiamo la divina realtà che c'è dietro delle qualità che ci sono in ognuno di noi. E questo è il giudizio che ci poniamo, per cui noi siamo sempre conformi a degli stereotipi ideali, ma l'idealità non esiste, esistono delle qualità particolari, individuali, bellissime, precise, fantastiche, e se noi andiamo in quella direzione andiamo verso una unificazione. Quindi il giudizio, ve la dico stamattina così, potrebbe essere un bellissimo campanello d'allarme, che quando noi siamo durante la giornata e sentiamo una parte di noi che inizia a dire no però ma guarda come si veste, ma guarda quello lì, ma no guarda come pensa, ma guarda quello lì cos'è, guarda che casa, sì ma quello lì, ecco, quando incomincia tutti questi fraseggi, alta, distanziate un attimo e osservate la piccolezza nostra, la nostra paura, il nostro orgoglio, il nostro dividerci, il nostro non accettarci, perché tutto questo è una trasposizione esterna. Nel momento in cui noi accettiamo invece la realtà per quella che è e comprendiamo le dinamiche di ognuno nelle scelte, no, entriamo in un mondo, ragazzi, così che è un mondo ci sarebbe da piangere per giorni, cioè di comprensione che in tutti veramente hanno fatto quello che potevano e per carità, ma come mi permetto io a dire qualcosa? Noi non sappiamo neanche le vite passate di quanti culo si sono fatte la gente, adesso la vedi così, tu dici, ma tu non hai idea, non abbiamo idea di nessuno qua, non possiamo avere idee. Anche qualcuno che dice a un genitore che stronzo che è stato, ma tu non hai idea che genitori ha avuto lui. Cioè non hai idea, potresti avere un'idea, ma non hai l'esperienza. Quindi è già tanto quello che hanno potuto fare nella loro violenza, nel loro modo. Ecco, questa roba qui andiamo verso la santità, lo capisco. Però
Però è un bel campanello d'allarme. Il tema divisione e il tema unione attraverso il tema giudizio, quando scatterà adesso dopo sta bella giornata, ti scatta qualche cosa su di te, vabbè sei tu, ma quando vieni sull'altro che sembra più semplice, ricordi che sei sempre tu, ti stai rimpicciolendo, ti stai discriminando, ti stai togliendo quel potere personale che invece di utilizzare gli stimoli di tutto quello che c'è intorno per ancora migliorarti, perché questo è: "Guarda che bella quella lì è bellissima, faccio schifo, guarda quella lì che bella come se tu la vedi faccio cagare". No, ma cosa stai dicendo? Perché c'è estetica della bellezza da qualche parte? E poi cos'è la bellezza? Cos'è la bellezza? Cioè, la bellezza è un campo energetico, è un'accoglienza, è un modo, è una vibrazione di coscienza che ti fa sentire bene. È la persona che è maturata, che è accogliente, che è risolta, che ti fa sentire bene. Questa è la bellezza, non è la bellezza estetica. Poi posso dire, tutte le ragazze molto belle, spesso e volentieri ha tantissimo questo nello strato maschile, no: "Quella è bella, cazzo, allora sì, dai". Sì, vabbè, poi te la trovi nel letto, quella sì, ha piena di blocchi, perché la bellezza porta tanta rigidità, tanto giudizio. Le ragazze molto belle hanno tanti problemi, perché c'è tanto giudizio su di sé, c'è tanta aspettativa. E l'aspettativa non riesce a sgrossarsela per permettersi di essere quello che si è, al di là degli stereotipi che gli altri ti vogliono vedere. Lo dice uno che è stato molto bello, che quando era giovane sembrava una donna, da quanto era grazioso. E a un certo punto mi sono così rotto i coglioni che mi son fatto crescere i capelli lunghi fin qua e la barba perché non ne volevo più sapere di questa cosa che mia mamma mi diceva sempre: che bel figlio che c'ho, che bel figlio che c'hai". Io dico: "Madonna, 'sta qua non ne posso più". E questa bellezza era quello che mi si poneva sempre davanti, quindi ho sofferto molto. Avrei voluto, come dire, sfregiarmi a un certo punto, perché per me mi impediva di far vedere ciò che avevo dentro, ma neanch'io riuscivo a vederlo, se continuavo a essere nutrito da questa parte socialmente, da genitori, eccetera. Ma come? Tu che sei bello, ma cosa dici? Io che sei bello pieno di blocchi, difficoltà anche nelle relazioni, perché questo ti porta difficoltà. No, quello è bello, quella è bella, chissà quante ma cosa dici? Tu non hai idea. Ma meglio che tu sei normale, che sei simpatica, che sei tranquilla, che hai molte più possibilità che quelli belli che son pieni di blocchi e di stereotipi e vanno con quelli che hanno blocchi e stereotipi. Capisci? Cioè, quando entri dentro le cose non è così come la immagini. Non è così come quello è ricco, c'ha i soldi, ma cazzo, ma sai quanta merda mangia per tenere quei soldi e per gestire quelle non è mai libera, non riesce mai a avere un tempo, ma meglio essere tranquilli con meno tutti 'sti problemi, 'sti cas cioè allora dico: "Calma, calma, calma, calma", perché veramente ogni volta io ho delle bagni freddi che dico: "Ma è possibile che ieri ero così, oggi sono colà? Quindi se oggi sono così, domani cosa sarò? Cioè perché cosa sto non sto vedendo? Se non ne stai vedendo di robe".